Sono qui in teatro della mia città, meraviglioso teatro. Manco dal 2002 in una produzione d'opera. Ho fatto varie cose negli anni, concerti, ma l'ultima opera che ho fatto è stata Maria Stuarda nel 2002. È passato tanto tempo e infatti quest'anno festeggio 30 anni di carriera, anzi precisamente l'anno scorso, se faccio partire la mia carriera dalla vittoria del concorso di Spoleto. Io ho vinto il concorso di Spoleto nell'89, sono passati esattamente 30 anni e qualche mese. Un pezzo di vita che mi ha dato tanta gioia, la musica mi ha dato tanto e io ho dato tanto alla musica, in termini proprio di impegno, di dedizione, di sacrificio, però sono stata ripagata, ho ricevuto tanta gioia, ho vissuto esperienze bellissime, sono diventata una persona molto più ricca grazie a questo meraviglioso lavoro e quindi penso che posso dire che il bilancio è bello e positivo. È un privilegio per me, ogni volta che vesto i ruoli di Santuzza, veramente è una grande emozione. È una donna eh, tradita, abbandonata, sola e quindi non è soltanto il tradimento che scatena il dramma, ma proprio il suo è un dramma lacerante perché lei è sola al mondo, l'unica famiglia che ha è Turiddu e la famiglia di Turiddu, quindi mamma Lucia, per cui veramente scoprire che Turiddu forse non la ama più e forse la lascerà, non è soltanto lacerante per il codice d'onore di cui si parla tanto in cavalleria, ma è proprio lacerante perché lei rimane sola al mondo, quindi è veramente l'archetipo del dramma Santuzza. Non è un dramma esteriore, cioè tutto quello che Santuzza vive e vive essendo un personaggio d'opera, trasmette con la sua voce, veramente parte sempre da dentro e quindi non è mai l'eccesso, non c'è bisogno perché il dramma è veramente un dramma interiore. La mia storia si conosce, io appunto parlavamo prima di 30 anni, questi 30 anni di carriera sono stati almeno i primi 20 all'insegna di tutto il repertorio belcantista. Poi con l'evoluzione della voce, con la mia maturità, con il raggiungimento di una maturità e anche con il desiderio di continuare un percorso artistico al mio repertorio di elezione, ho aggiunto tanti ruoli più drammatici, come per esempio Eboli, in Don Carlo, Amneris e Cavalleria. Io ho cercato per tanti anni il debutto in Cavalleria prima che questo debutto arrivasse, poi finalmente è arrivato nel 2016 perché ho detto sì, sì, è per me, lo voglio fare. Certo, siamo in un ambito molto diverso da quello a cui io ero abituata, però credo che questo sia proprio anche un valore aggiunto per me, perché io ho potuto portare in questo repertorio verista tutto quello che la frequentazione di un certo tipo di repertorio belcantista mi aveva insegnato. E poi la cosa curiosa, che è stata curiosa anche per me, è che quando finalmente arrivò il debutto, quindi cominciai a studiare il ruolo, perché prima dicevo sì, lo voglio fare, avevo canticchiato qualcosa, poi chiaramente ti cimenti col ruolo quando viene l'occasione di farlo. E da subito, Santuzza era non solo qui e qui, ma questo è più facile perché veramente è un personaggio, è tutto lì, ma soprattutto era qui, era subito anche nella mia voce e questa è stata una bellissima scoperta. E ogni volta che lo faccio devo dire che capisco che proprio è un ruolo
che mi dà tanta gioia e tanta soddisfazione e che certamente è pesante, perché l'opera dura 1 ora e 10, ma Santuzza canta 45 minuti, 40 adesso non li ho mai cronometrati, ma entra ed esce e tutto quello che canta in questi 40 minuti e che vive e che recita è veramente di grande forza drammatica, espressiva, e quindi veramente sono 40 minuti concentrati e molto faticosi, però è una fatica che posso affrontare con serenità, insomma. Io ho interpretato tantissimi ruoli femminili e li ho amati tutti, nel senso che io dico sempre che non si può essere credibili se non si ama quello che fai. Ci sono ruoli che sono più vicini a me come donna e come sensibilità, altri che sono più lontani, ma anche quelli più lontani sono diventati miei e ho cercato di farli miei. Per esempio, certamente io come carattere sono più Santuzza che non Adalgisa, parlo di Adalgisa che è stato un mio cavallo di battaglia, però anche questa figura di donna fragile e di questo dolore sussurrato che forse non mi appartiene come donna, ma sicuramente l'ho fatto mio perché io cerco sempre veramente di credere in quello che faccio e di portare in scena ovviamente la mia voce, la mia musicalità e la mia sensibilità, e quindi devo necessariamente amare e conoscere e entrare nella psicologia del personaggio che sto interpretando. Questi ultimi anni ho dedicato parte del mio tempo anche all'insegnamento e sono 2 anni che ho la cattedra di canto all'Istituto Peri, l'Istituto Achille Peri della mia città, di Reggio Emilia. Mi piace tanto insegnare perché è il modo che ho veramente per provare a comunicare ai giovani tutto quello che so, tutto quello che la vita, il mio percorso artistico, la mia vita artistica mi ha insegnato, tutto quello che ho imparato. E poi mi è sempre piaciuto insegnare. Io quando ero ragazzina, e sai, i ragazzini chiedono cosa vuoi fare da grande, io dicevo farò l'insegnante. Non ho fatto l'insegnante, ho fatto la cantante, ma adesso posso fare quello e quell'altro, cioè posso anche essere una insegnante e, e questo mi è sempre piaciuto e mi piace tanto. Io non insegno soltanto all'Istituto Peri, faccio tante masterclass, sono invitata in istituzioni prestigiose come docente, per esempio all'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, sono ospite fissa, sono invitata sempre all'Accademia Verdiana di Parma. Ma l'esperienza didattica all'Istituto Peri per me ha un significato molto speciale ed è un cerchio che si chiude. Io ho iniziato, mi sono avvicinata alla musica al Peri, poi l'ho lasciato perché chiaramente il mio percorso è andato da altre parti, insomma, però lì ho cominciato e mi piace l'idea che lì posso finire.